Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale. Alcune settimane fa abbiamo avuto modo di parlare della Skoda Enyaq EV, che è veramente un mezzo elettrico molto importante. In questo video entreremo nel merito, guardando prima quelli che sono dettagli della cugina, della sorella della Skoda Enyaq. Andiamo a vedere e scoprire quella è la ID4, veramente un mezzo importantissimo per il gruppo Volkswagen e per la Volkswagen nello specifico. E questo è veramente il primo mezzo globale elettrico della casa Volkswagen. Questo perché la ID3, che nella versione First Edition sta trovando le prime consegne, non è un mezzo venduto a livello globale. Per esempio, faccio un esempio, negli Stati Uniti non trova vendita, quella è la ID3. Invece la ID4 trova vendita e produzione in Europa, naturalmente, negli Stati Uniti e in Cina. È quindi veramente il primo mezzo elettrico globale della casa Volkswagen. E quindi è un mezzo importantissimo. E ora andremo a conoscere quelle sono le caratteristiche, prezzi, dettagli e quando verrà consegnata. Questo mezzo è veramente un mezzo importante per la casa. Andiamo a scoprirlo insieme, la nuova ID4. La ID4 ha queste misure: 4584 mm di lunghezza, 1852 mm di larghezza, 1631 mm di altezza con 2771 mm di passo e 543 litri di bagagliaio, che diventano 1573 con i sedili abbattuti. In questa prima fase viene venduta solo nella versione First Edition e abbiamo 77 kWh di batteria netti e 520 km di autonomia. Venduta in due distinte versioni, la First Edition e la First Edition Max. Nella First Edition abbiamo di serie i cerchi da 20 pollici, antiforatura Air Stop, pneumatici che hanno uno strato di materiale vischioso che sigillano le forature fino a 5 mm, il sistema keyless, uno schermo dell'infotainment da 10 pollici, navigatore e retrocamera. Sulla First Edition Max abbiamo in aggiunta l'head-up display con realtà aumentata, veramente molto bello, l'infotainment da 12 pollici rispetto ai 10 precedenti, i fari matrix, aggiungiamo anche i cerchi da 21 pollici, il tetto panoramico e i sedili regolabili elettronicamente. Ovviamente su entrambe troviamo anche il cruise control adattivo, l'app per gestire da remoto quella che è il mezzo e le varie componentistiche, diciamo, come il climatizzatore che è bizona, e abbiamo i vari sistemi di guida autonoma di livello 2 come il riconoscimento dei segnali stradali, il lane assist, la frenata automatica d'emergenza, abbiamo anche il rilevatore di stanchezza, il limitatore di velocità, i sensori di pioggia, eccetera eccetera. Curioso il fatto che la pompa di calore non sia aggiunta tra i vari optional di serie del mezzo, invece sia un optional da aggiungere, diciamo, nell'eventualità che voi lo riteniate opportuno. Io lo consiglio sempre perché nell'inverno avere un riscaldamento a resistenza, diciamo, si farà pagare come consumi. Però cavolo, anche loro si fanno pagare e non poco per questo optional, 1325 euro. Cavolo ragazzi, si fanno pagare. Abbiamo 4 colori disponibili senza sovrapprezzo: bianco a ghiaccio con il tetto nero, blu con il tetto nero, grigio scuro sempre con il tetto nero e giallo con il tetto sempre a contrasto. Disponibile anche l'acquisto della Wallbox da loro con prezzo che parte da 399 euro. Ora guardiamo un po' quelle sono le caratteristiche tecniche del mezzo prima di andare a vedere un po' la nota dolente, i prezzi. Il motore da 150 kW o 204 cavalli che permette uno 0-100 in 8,5 secondi. Come dicevamo, da 77 kWh netta è la batteria con 520 km di autonomia. La velocità è autolimitata a 160 km/h. Ora andiamo a vedere un po' quelle sono le tempistiche per la ricarica. Il mezzo ha un trifase da 11 kW e una DC, una ricarica veloce da 125 kW. Le tempistiche sono: con un AC da 11 kW abbiamo uno 0-100 in 8 ore e 15 minuti. Invece con la DC, che ricorda da 125 kW, abbiamo un 10-80% in 31 minuti.
Andiamo a vedere un pochino quelle sono le note dolenti, andiamo a vedere quelli che sono i prezzi, che poi non sono neanche troppo eccessivi, io pensavo veramente peggio. Per quanto riguarda la First Edition abbiamo 48.600 euro e per la First Edition Mats 58.600 euro. A questi però bisogna sottrarre quelle sono le scontistiche che già vengono identificate sul sito Volkswagen qualora voi andate a fare quella è la configurazione. Abbiamo 740 euro di sconto e 2000 euro di scontisti nel caso facciate il progetto valore Volkswagen. Che cos'è? È il loro finanziamento. Fate il finanziamento a Volkswagen e ti riconoscono 2000 euro di sconto. Che non sono riuscito bene a capire quanto siano il tasso di interesse, però il concessionario che non abbiamo troppo lontano da casa pubblicizza ora in questo momento il 3,48, che non so se è TAN o TAG, però questo proprio propone lui. Per quanto riguarda il progetto valore Volkswagen, credo sia un'idea dell'ASA, però non so se magari sull'elettrica ci sarà una scontistica particolare. E ricordo anche per coloro che andranno ad acquistare la vettura nel 2020, abbiamo anche la scontistica dello Stato, incentivazione dello Stato con la rottamazione di 8.000 euro. E quindi la sommatoria di tutta fa un prezzo per la First Edition di 38.760 euro e per la First Edition Mazda 48.760 euro. Scusatemi ragazzi, ho invertito mentalmente il 7 con l'8, è 37.860 euro e 47.860 euro. Scusate. Che per la First Edition Mazda un pochino più alta di quello che potevo immaginarmi, per la First Edition diciamo un prezzo veramente importante, ma aggiunto sempre che bisogna aggiungere in teoria, poi uno non è obbligato, quella è la pompa di calore, però è un prezzo diciamo veramente abbordabile e sono curioso di vedere anche quello che farà nel confronto con la Skoda Enyaq EV. Personalmente io do qualche punto in più per la Skoda per quanto riguarda l'esterno, perché forse riprende un po' più quelli che sono i miei gusti personali, ma sono curioso e convinto che farà una gran bella strada. Vi voglio ricordare che la First Edition Mazda della ID4 sul suolo americano ha praticamente fatto il tutto esaurito in 8 ore. Tutte quelle erano le vetture che la Volkswagen aveva deciso di piazzare sul suolo statunitense, in 8 ore sono state piazzate tutte. E quindi veramente mi viene da pensare che questo mezzo avrà una gran bella strada, oltre al fatto che oltre il mercato europeo e statunitense ha anche quello cinese, quindi sono convinto che la strada sarà veramente segnata, questo mezzo farà strada. Soprattutto anche la ID3 sta facendo un gran bel successo, però diciamo è più limitata sotto il profilo dei territori dove va a operare. Quindi ragazzi, l'ultima postilla io vi posso dire sulla ID4, che uno può dire apprezzare o meno, non ho letto un po' di tutti i colori, c'è chi apprezza la scelta, c'è chi dà diciamo di questa scelta un pochino da braccini corti. Io ne sono rimasto leggermente un po' spiazzato, perché in un mezzo del genere di alta tecnologia e con un prezzo insomma abbordabile, però non è proprio diciamo una Panda, ecco, io mi immaginavo una scelta non così retro. Sono state installate quelle che sono al posteriore i freni a tamburo. Molti mi hanno detto mamma mia che ticchiaggine, molti mi hanno detto hanno fatto bene perché una vettura elettrica non ha bisogno di chissà quali freni per frenare, in quanto c'è la frenata rigenerativa. Io continuo a dire e pensare per un mezzo di alta tecnologia e di questo prezzo mi sarei aspettato una scelta differente, però diciamo ognuno ha il suo giudizio. Io personalmente la guardo un pochino in maniera defilata, come sapete abbiamo la nostra Opel Corsa e quindi diciamo tra parentesi mi interessa quella è la scelta dei freni. Io ragazzi nei prossimi video entreremo ancora nel dettaglio di ulteriori vetture che stanno venendo presentate o sono prossime alla consegna. La ID4 diciamo diventerà già disponibile in quelle sono concessionari nelle prossime settimane, perché la produzione è già partita, poi nel primo trimestre dovrebbe cominciare, quello è il mondo della consegna. Nei prossimi video entreremo ancora nel dettaglio, come dicevamo, di ulteriori vetture e andremo a vedere quella è la Opel Corsa come si sta comportando, perché si sta comportando veramente molto bene, e faremo anche dei video esplicativi per come funziona la ricarica da colonnina e poi come funzionano anche altre diciamo situazioni che per chi è elettrico o chi è vicino al mondo elettrico sicuramente mi dirà oh Marco, ma che cosa vai a dire? Però per tutte le persone che si stanno cominciando ad appassionare al mondo a zero emissioni, che partono diciamo senza avere un background mentale diciamo ben definito come molti di noi hanno, ma vogliono davvero cominciare a approcciare
fare i piccoli passi per entrare davvero in questo mondo meraviglioso, faremo dei video diciamo anche un po' più basilari, come dicevamo, come si ricarica da colonnina e quant'altro. E andremo a vedere anche come si sta comportando sotto il profilo dei consumi, per vedere un pochino se uno ricarica da colonnina quanto va a pagare. Almeno si può fare anche un confronto mentale con la propria vettura termica per vedere un pochino dove va a parare, e ricordo che se uno ricarica a casa dimezza, ma insomma andremo a vedere poi successivamente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio tantissimo, siamo davvero numerosissimi, io sono davvero al 7° cielo, non avrei mai potuto aspettare di meglio, e alla prossima, ciao! Un saluto ragazzi!